nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa maglia top down che io ho chiamato Stella. Questo perché il filato che ho utilizzato si chiama appunto Stella e il colore che ho usato io è lo 09, che è un ottanio, sembra verde ottanio, non so neanche io come definirlo questo colore, ma mi piace tantissimo. Voglio farvi vedere però altri colori che sono presenti sul sito. Ogni colore ha come lame il tono su tono, vedete questo è laminato rosa, abbiamo questo viola, abbiamo anche l'oro, c'è anche il nero. Unica cosa che vi devo dire, mi raccomando, questo filato è un filato che non verrà più riassortito, in quanto io sono riuscita ad ottenerlo in stock. Per quanto riguarda il quantitativo, allora questa maglia è una taglia S, io ho utilizzato 3 gomitoli lavorando con l'uncinetto del numero 4. Ora per una taglia M ve ne occorrono 4, per una taglia L ve ne occorrono 5. Attenzione però, se siete una taglia S e volete fare le maniche lunghe vi occorre un gomitolo in più, perché io del terzo me ne è avanzato veramente poco. Taglia L però non, a taglia M 4 gomitoli vanno comunque bene. Taglia L diciamo che forse se volete fare le maniche lunghe, la volete anche più morbida addosso, vi consiglio di andare a prendere 6 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione, forse alcuni di voi l'hanno già riconosciuta, perché è molto simile ma cambia su alcune cose, sia alla lavorazione che abbiamo fatto per il vestito Bahamas che per un altro vestito che ho fatto con il Van Gogh Batik Lux, di cui non mi ricordo il nome, l'anno scorso. Però diciamo che gli aumenti vanno fatti un po' in maniera diversa, però sono comunque 5 giri, di cui un giro forato e 4 giri invece appunto compatto. È una lavorazione semplicissima, quindi non vi preoccupate, anche se siete alle prime armi potete tranquillamente farla, e inoltre vi permette di fare tantissimi aumenti. Io ho fatto gli aumenti sia qui sullo sprone ma anche sui fianchi per averla più morbida, quindi qualsiasi tipo di fisico voi abbiate, tranquille, potete fare tutti gli aumenti che volete. È una lavorazione, come vi ho detto, in top down. Una volta fatto il corpo si vanno a fare le maniche, e anche in quel caso si lavora in tondo con lo stesso punto, quindi 5 giri che vanno sempre ripetuti. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarle. Se così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. Vi ricordo inoltre che in descrizione, oltre ai link che vi portano al filato, trovate anche il link che vi porta al PDF acquistabile sul mio sito, e il PDF io scrivo tutti i giri per poter realizzare la creazione, dando anche suggerimenti per le taglie più grandi. Però mi raccomando, non c'è schema, e se acquistate il PDF non acquistate anche il filato. Il PDF sono solo le spiegazioni passo per passo, giro per giro della creazione. Detto ciò, noi poi ci vediamo con un prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia in top down io utilizzerò il filato Stella, guardate qui che meraviglia. Soprattutto io utilizzerò il codice numero 09, ma qui abbiamo anche altri colori. Vi ricordo però che questo filato è un filato che non verrà più riassortito, in quanto l'ho acquistato in stock. Ora lavorerò con un centro numero 4 e io qui vi farò vedere un piccolo campione. Sto già lavorando, anzi sono andata ben molto oltre per quanto riguarda la maglia, ma vedete la colorazione è molto scura, per questo preferisco farvi vedere come lavorare il motivo, quindi anche con i vari aumenti, con un altro filato, in modo appunto da vederlo bene, altrimenti qui poi è troppo scuro. Quindi diciamo già che io, come vi ho detto, lavorerò con un centro numero 4, e per il mio scollo io ho montato 100 catenelle, avendo così uno scollo che va da punta a punta di circa 26 centimetri. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 2. Mi raccomando, taglia M, se non volete il collo come, cioè se volete il collo largo come il mio, aumentate di 10 catenelle, taglia L 20 catenelle. Se invece non volete il collo largo, allora in questo caso io vi consiglio di andare a fare il mio stesso numero di catenelle, e poi la terza volta che andremo a fare degli aumenti, e io vi dico già che l'aumento va fatto ogni secondo giro del numero dei 5 giri che servono per fare il nostro motivo, andrete a farli di più rispetto a me, nel senso, lo capirete quando vi spiego bene i giri. Quindi dicevo, io ho montato 100 catenelle multiplo di 2, però appunto essendo un multiplo di 2 io consiglio almeno 10 per una taglia M e 20 per una taglia L. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare la nostra lavorazione. Sposto qui. Allora, qui ho, come vi ho detto, un campione, e nel mio campione io ho montato 30 catenelle. Andiamo a fare il primo giro, che è semplicissimo, perché andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta,
catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro in successiva e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, e continuo così per tutto il giro. Quindi maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta. Terminato il primo giro vi farò vedere come realizzare il secondo giro. Sto per terminare il giro, ho fatto l'ultima maglia alta, invece di fare la catenella entro dove ho la terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare il secondo giro, mi tiro un po' l'asola, entro con l'uncinetto nel foro che si è creata e la tiro fuori, e a questo punto vado a fare una maglia bassa e una catenella, che è la mia prima maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro dentro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa. Vado nell'archetto successivo, ho un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Ho così due gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, catenella di separazione, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, e si ricomincia da capo andando a fare di nuovo 2 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Quindi rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro, una maglia alta non chiusa, catenella, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro dentro lo stesso archetto e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia. Quindi rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro, una maglia alta non chiusa, archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione e ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il secondo giro, quindi ogni 2 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia alta singola. Quindi una volta terminato il giro vi farò vedere come iniziare poi il terzo giro. Sto terminando il giro, devo andare a fare la mia ultima maglia alta perché qui ho 2 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, quindi faccio la mia maglia alta, catenella, entro nell'archetto di 2 maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Ora ragazze, non vi preoccupate se quando avete fatto gli aumenti magari invece di 10 ne avete montate 4 catenelle in più e non vi trovate arrivando con l'ultima maglia alta da fare prima della chiusura del giro, ma che ne so, qui vi trovate con 3 gruppi di 3 con un gruppo solo di maglie alte, andate a fare semplicemente il gruppo di 2 maglie alte chiuse insieme senza fare anche la catenella, la maglia singola. Tanto non è necessario essere precisi, questo serve solo ad allargare la maglia, quindi non dobbiamo essere precise, non vi preoccupate assolutamente se alla fine del secondo giro non vi trovate che chiudete con una maglia alta, ma vi trovate che dovete chiudere con un gruppo di 2 maglie alte perché la maglia alta l'avete fatta prima. Assolutamente non vi dovete preoccupare, perché appunto questo serve solo ad aumentare la larghezza dello sprone e comunque non serve avere la divisione precisa. Quindi possiamo andare a fare il nostro terzo giro. Tiro sempre l'asola, entro nell'archetto formato e adesso vado a fare tutti i gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Quindi rientro dentro e vado a fare una maglia bassa e una catenella, che è la mia prima maglia alta non chiusa. Entro nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e la chiudo insieme, catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado tra il gruppo di 2 maglie alte e la maglia alta e vado a fare una maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro nello stesso archetto e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto dopo la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme,
catenella di separazione e si ricomincia da capo, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia alta non chiusa, archetto successivo, quindi supero la maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella di separazione e continuo così per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare il terzo giro e come iniziare poi il quarto giro. Come potete vedere, la nostra lavorazione si sta allargando. Allora, sto terminando anche il terzo giro, ho fatto la catenella di separazione, entro dove ho le due maglie alte chiuse insieme, vado a fare una maglia bassissima. Ora quarto e quinto giro sono uguali al giro che abbiamo appena fatto, quindi adesso vi faccio rivedere un attimo il giro. Quindi come sempre entro con l'uncinetto da dietro, mi tiro l'asola, vado a fare una maglia alta non chiusa, una maglia bassa e una catenella, archetto successivo, seconda maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme. Quindi io devo andare a fare il quarto e il quinto giro uguale, quindi una volta che ho fatto questi due giri, perché in totale sono 5 giri, riandiamo a fare il primo giro e ve lo farò vedere insieme, e poi il secondo giro vi farò vedere come fare il secondo aumento. Allora, ho fatto quindi il quarto e il quinto giro, quindi in totale sono 5 giri. Adesso ritorniamo a fare il primo giro. Con una catenella vado dove ho, cioè faccio una catenella e chiudo il giro facendo sempre una maglia bassissima. A questo punto, come sempre, rientro dentro questo archetto che si è creato e vado a fare una maglia bassa e una catenella, però in questo caso facciamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Siamo tornati a fare il primo giro, catenella di separazione e poi procediamo normalmente. Vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta, catenella, archetto successivo, maglia alta, catenella, archetto successivo, di nuovo maglia alta, catenella, vado a fare così di nuovo per tutto il mio primo giro. Una volta terminato il primo giro vi farò vedere come andare a fare il secondo per tornare a fare gli aumenti. Allora, sto terminando il nostro scusatemi, ho fatto una catenella che non dovevo fare. Sto terminando quindi il nostro primo giro, entro nella seconda catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto possiamo iniziare a fare di nuovo il secondo giro, però vedete che adesso cambieremo a quando fare la maglia alta singola. Tiro sempre il filo, entro da dietro, mi prendo l'asola, me la tiro e vado a fare maglia bassa, catenella e poi archetto successivo, maglia bassa e le chiudo insieme, catenella di separazione. Invece che 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme ne andiamo a fare 3, quindi rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. E a questo punto vado a fare catenella, rientro, maglia alta, catenella e si ricomincia da capo, rientro dentro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, catenella, rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella, di nuovo rientro, maglia alta non chiusa, archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella, a questo punto rientro, maglia alta singola, catenella e si ricomincia da capo. Quindi come avete visto, se prima qui facevamo la maglia alta per fare gli aumenti ogni 2 gruppi, qua la andiamo a fare ogni 3 gruppi. E mi raccomando, lo ridico di nuovo, se a terminare non vi trovate con i 3 gruppi ma ve ne trovate solo 2, non vi preoccupate, chiudete la lavorazione e procedete poi con gli altri giri. Il terzo, il quarto, il quinto giro
sono uguali a quelli che abbiamo fatto. Una volta fatti i 5 giri, quindi di nuovo tutti i giri che abbiamo fatto, e ripeto, il terzo, il quarto e il quinto sono uguali a quelli che già abbiamo fatto, vi dirò poi come sono andata a fare il successivo aumento, e lì cambierà per le varie taglie. Allora, io sono arrivata a fare il terzo aumento. Adesso riprendo la lavorazione vera e propria, ma io questo ve lo ripeterò anche dopo, quando vi andrò a vedere come mettere i marcapunti. Quando sono arrivata a fare il mio terzo aumento, ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme sono andata a fare la mia maglia alta singola. Quindi vedete, questo è il primo, questo è il secondo, ed eccomi qua, ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme c'è la mia maglia alta singola. Però per le taglie più grandi, siccome dovete allargare di più rispetto a me, soprattutto se avete messo il mio stesso numero di catenelle, vi consiglio ogni 8 gruppi di andare a fare la maglia alta per una taglia M, ogni 6 gruppi per una taglia L. Se invece avete fatto gli aumenti che vi ho detto, in questo caso secondo me potete fare sia per la taglia M che per la taglia L lo stesso numero di aumenti che ho fatto io. Caso mai vi rendeste conto che, avendo messo le catenelle in più rispetto a me e avendo fatto l'aumento ogni 10 gruppi, non si è allargata molto, quando andate a fare il terzo giro, scusatemi, il quarto giro, fate delle ulteriori maglie alte, tipo se abbiamo detto che ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme avete fatto una maglia alta, quando andate a fare il quarto giro, ogni 12 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme andate a fare un'ulteriore maglia alta. Questo se vi rendete conto che non si è allargata abbastanza la vostra lavorazione. Però ripeto, io vi consiglio comunque, quando andate a misurare la vostra circonferenza, io dopo vi dirò comunque quanto è la mia, no, devo averlo già scritto quando vi ho fatto la foto iniziale, una delle foto iniziali. Io riporto sempre le misurazioni della mia creazione. Tenete presente che per una taglia M di quella misurazione dovete avere almeno tra 7, se non anche 8 centimetri in più, 12 centimetri in più per una taglia L. Io però vi consiglio sempre di prendere la misura di tutta la circonferenza che prende le vostre braccia e il corpo, quindi non le spalle ma proprio il braccio, e misurarvelo con il metro, in modo tale da capire tutta la circonferenza quanto è, e di aumentare di quei 5 centimetri in più che vi servono giustamente per poi, quando mettete i marcatori, di avere libertà di movimento sotto le braccia. Quindi questo è il consiglio che vi do sempre per poter fare questo tipo di creazione. Si basa molto sul vostro corpo, mi raccomando. Io ho taglia M, taglia L, però c'è chi ha le spalle più grandi perché magari è una taglia M ma ha le spalle un po' più grandi. Io sono una taglia S, ma molti di voi lo sanno, ho delle spalle che comunque sono quasi una XS, e quindi molte volte la mia misurazione per una taglia S va che finire che non va bene per una taglia S, perché magari ha le braccia, le spalle un po' più grosse delle mie. Quindi calcolate sempre questo per capire come andare a fare gli ulteriori aumenti. Tenete presente sempre che comunque con questo tipo di lavorazione potete fare tutti gli aumenti che vi servono prima di andare a mettere i marcapunti. Io adesso vedrete adesso la maglia senza le maniche e senza il corpo. Ci tenevo a essere molto precisa su questa cosa, ed ora vi ripeterò tutto prima di mettere, e poi darvi suggerimenti per mettere i marcapunti e continuare a lavorare la nostra creazione. Allora, io mi trovo ad aver messo i marcapunti. Ho fatto un totale di 16 giri, e come vi ho fatto vedere nel campione piccolo, io ho fatto gli aumenti sia al secondo giro sia al sesto giro. Poi ne ho fatto ulteriormente anche 6, 7, 8, 9, 10 all'11° giro,
al 12° giro, scusatemi, e in questo caso però sono andata a fare gli aumenti ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quindi ripeto, io ho fatto gli aumenti nel secondo giro, quindi quello che abbiamo fatto insieme, facendo un aumento ogni 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quando sono andata a fare il secondo aumento ho fatto una maglia alta ogni 3 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme. Quando ho fatto l'ultimo aumento, quindi qui, sono andata a fare un aumento ogni 10 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme. Non si è diviso uguale, cioè nell'ultimo dopo l'ultimo aumento avevo anche, per chiudere il giro mi mancavano 2 gruppi di 2 maglie alte chiuse insieme, ma questo assolutamente non è un problema. Ora, per le taglie più grandi delle mie, io vi consiglio, quando andate a fare il terzo aumento, di farlo dopo, per la taglia M dopo ogni 8 gruppi di 2 maglie alte, per la taglia L dopo ogni 6 gruppi di maglie alte chiuse insieme, in modo tale da allargare la lavorazione. Per quanto riguarda invece quanti giri dovete fare prima di mettere i marcapunti, per una taglia M fate, quando andate a fare per la quarta volta, perché 1 2 3, io ho fatto il motivo per 3 volte, quando andate a farlo per la quarta volta andate a fare fino a 3 giri, quindi aumentate di 2 giri rispetto a me. Naturalmente, come sempre, mettete i marcapunti, vedete se va bene o se dovete fare qualche giro in più, e in quel caso io adesso per mettere i marcapunti ho contato i miei fori di una catenella. Quando invece vi trovate con i gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, contate i gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme e fate la divisione. Taglia M io invece vi consiglio di ripetere tutti e 4 i giri, quindi magari di fare un motivo in più rispetto a me. Per quanto riguarda appunto i marcapunti, allora io sono andata a contare i miei gruppi di i miei fori di una catenella e ne ho 110, ne ho messi 26 alle maniche, e infatti al 26esimo sia avanti che dietro ho messo il mio marcapunto, e anche questi ne ho contati 26, e in quello avanti e in quello dietro, che comprendono quindi 26 gruppi, ho messo il mio marcapunti. Per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, allora fate in modo di mettere per una taglia M almeno 2 gruppi, se arrivate a mettere come si chiama, le catenelle, cioè la maglia alta con la catenella, mettete almeno 4, quindi io ne ho messi 26, voi mettetene 30 per le maniche. Se però avete i gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme, fate 30 gruppi. Per una taglia L vi consiglio di metterne 32, se non anche 34, quindi più che la parte centrale. Per le maniche, siccome io non so quanto alla fine ne avrete, perché dovete contarli visto che fate comunque degli aumenti in più rispetto a me, quello che vi consiglio quindi è per le maniche di andare a aumentare. Il resto lo mettete avanti e dietro. Mi raccomando, se avete un numero dispari, quel motivo in dispari in più va messo sul davanti. Detto ciò, quindi andiamo a lavorare sempre in tondo, sempre gli stessi punti, però io non devo fare più aumenti. Se voi invece avete bisogno di fare degli aumenti, come avete fatto fino adesso, continuate a farli, perché magari avete un seno più grande, quindi dovete allargare ancora un po'. Io non devo fare più aumenti, quindi vado a lavorare i miei giri, quindi inizio a fare il mio primo giro di gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme senza fare più aumenti. Vi faccio vedere appunto come andare a lavorare per passare dalla parte dietro alla parte avanti. Allora, io qui è dove ho chiuso il mio lavoro, quindi vado nel foro, nel primo gruppo di 26 archetti, scusatemi, 26 fori, mettiamolo così. Quindi vado e prendo il filo e vado a fare 2 catenelle, che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado direttamente nell'ultimo foro dove ho il marcapunti, vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. Quindi a questo punto posso togliere il mio marcapunti e andare a lavorare come ho sempre lavorato, quindi catenella di separazione, rientro dentro e vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme. 2 catenelle e continuo a lavorare così per tutto il giro fino ad arrivare in realtà all'altro marcapunti. Vi faccio vedere di nuovo come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Sono arrivata al mio secondo marcapunti, ho fatto la catenella di separazione, entro dove ho l'archetto dove ha anche il mio marcapunti, vado a fare una maglia alta non chiusa, vado nell'archetto dove ho sempre il marcapunti però nella parte dietro e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, quindi posso andare a togliere il mio marcapunti.
e poi continuo nuovamente, quindi maglia, catenella di separazione, rientro, maglia alta non chiusa, vado nell'archetto successivo, maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, continuo quindi così per tutto il giro. Quindi ricominciamo a lavorare il nostro motivo, quindi 4 giri con le 2 maglie alte chiuse insieme, un giro di maglia alta alternata a una catenella. Anche se devo dirvi la verità, sono un po' indecisa se fare ancora il giro con la maglia alta alternata a una catenella o continuare a fare solo ed esclusivamente il giro con le 2 maglie alte chiuse insieme. Diciamo che lavorerò e deciderò una volta che me lo rindosso e lo provo, e poi vi farò sapere se sono andata a modificare o se invece ho fatto come la parte di sopra, facendo questo giro poi di maglia alta separata da una catenella. Altra cosa, vi dirò pure se una volta arrivati ai fianchi sono andata a fare qualche aumento. Al momento non mi serve, però va a finire che ai fianchi lo voglio un po' più larga, quindi farò qualche aumento, e naturalmente, come abbiamo fatto con lo sprone, vi dirò ogni tot di ogni quanti gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme sono andata a fare il mio aumento. Dunque ho terminato la lunghezza della manica, ho ripetuto i 5 giri per 6 volte, ma quando sono andata a ripetere il quinto giro ho fatto degli aumenti. Ogni 11 gruppi di 2 maglie alte chiusi insieme ho fatto una maglia alta per poter allargare la lavorazione, non di tantissimo perché alla fine la maglia già era morbida addosso, volevo solo allargarla un po' ai fianchi. Quindi ripeto, ho ripetuto i 5 giri per 6 volte, alla quinta volta però nel secondo giro sono andata a fare i nostri aumenti come abbiamo fatto per lo sprone. Ogni 11 volte che ogni 11 scusatemi gruppi di 2 maglie così insieme ho fatto la maglia alta per allargarlo. Adesso quindi possiamo andare a fare le maniche. Per realizzare la manica lavoreremo sempre con l'uncinetto del numero 4 e andremo a fare sempre i 5 giri, solo che come abbiamo fatto per la maglia, il nostro primo giro non sarà più il giro con le maglie alte, ma sarà il giro già con le 2 maglie alte chiusi insieme. Quindi io mi aggancio qui dove ho il mio foro e vado a fare le prime 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta non chiusa. Vado nel foro dall'altra parte, faccio un'altra maglia alta non chiusa e le chiudo insieme, e poi continuiamo a lavorare normalmente. 2 catenelle, rientro nello stesso foro, vado a fare una maglia alta non chiusa, foro successivo un'altra maglia alta non chiusa, le chiudo insieme, catenella di separazione, e si continua quindi così per tutto il nostro giro. Non ve li faccio rivedere perché, come ho detto prima, sono uguali a quello che abbiamo fatto anche per lo sprone. Io non andrò a fare nessun tipo di aumento per le maniche, vi dirò alla fine, però sono ancora indecisa se fare delle maniche lunghe o delle maniche a 3/4. Naturalmente a fine manica vi dirò quante volte sono andata a ripetere i giri. Ricordatevi che adesso i giri sono sempre 5, quindi sempre 4 giri con 2 maglie alte chiuse insieme e un giro con la maglia alta separata da una catenella. Alla fine ho deciso di fare delle maniche a 3/4 e ho ripetuto i 5 giri per 5 volte, terminando però, vedete qui, con i gruppi, con i 4 giri di maglie alte chiusi insieme senza fare il giro di maglie alte separate da una catenella, in modo tale da averlo uguale alla parte sotto della maglia. Ho fatto anche la seconda manica e ho deciso quindi che anche questa creazione è terminata.